A prima vista, il mondo naturale appare casuale, frenetico e caotico, ma in realtà esistono degli schemi. Dai petali di un fiore al corso tortuoso di un fiume. C'è una geometria nel mondo che ci circonda e questa geometria si chiama frattale. Il frattale è una struttura che si ripete su diverse scale, in modo che guardando una parte del frattale si vede anche l'insieme. Queste strutture geometriche, che informazioni ci danno riguardo al mondo? State attenti, è facile inciampare nella vegetazione. In questa zona remota del Colorado, il biologo Brian Enquist usa i frattali per cercare di capire come respira la Terra. Utilizziamo la geometria frattale per sapere e possibilmente prevedere la quantità totale di anidride carbonica che entra ed esce dall'ecosistema. In pratica, come respira la Terra. Enquist ritiene che studiando la geometria delle singole piante si possa misurare con accuratezza quanta anidride carbonica viene assorbita dall'ambiente. Se avessimo occhiali che permettessero di vedere l'anidride carbonica, la fotosintesi ci apparirebbe come colonne di fumo e onde che attraversano la valle. CO2 che entra, CO2 che esce. Enquist è alla ricerca di una struttura, di un rapporto in scala che ogni pianta o foglia possa avere in comune con l'ambiente in cui vive. In natura si identificano delle strutture che possono essere descritte matematicamente. E questo può esserci d'aiuto, perché se esistono delle strutture, allora possiamo usarle per capire a fondo e magari anche prevedere la natura. La natura può sembrare caotica, ma esiste un ordine invisibile rivelato dalla matematica. Guardiamo la radiografia di un braccio. Ci mostra una struttura numerica che si esprime attraverso la natura. Un osso nel braccio, collegato a 2 ossa nell'avambraccio, che si legano a 8 ossa nel polso, da cui partono le 5 ossa della mano, e altre 3 ossa per ogni dito. Questi numeri, 1, 2, 3, 5 e 8, fanno parte di un insieme matematico chiamato successione di Fibonacci. È una serie di numeri in cui ognuno è la somma dei 2 numeri che lo precedono. Se riportiamo questi numeri su un grafico, danno come risultato una spirale, la cui curva ad arco corrisponde alla struttura di una pigna. È la stessa curva che vediamo nel guscio del Nautilus. E questo è importante. La ricerca di un modello di funzionamento è lo scopo dell'indagine scientifica. Gli scienziati cercano schemi in natura e anche i biologi come me cercano dei modelli. Una volta che ne individuiamo uno, significa che si può potenzialmente prevedere qualcosa nel mondo. Però non finisce qui. Se si prende un numero della successione di Fibonacci e si divide per quello precedente, si ottiene un numero vicino a 1,618. È un rapporto comunemente chiamato sezione aurea. Ora osserviamo la radiografia del braccio. La differenza di lunghezza tra l'avambraccio e la mano è uguale alla sezione aurea. E lo stesso vale per le 3 ossa del dito. E anche nel nostro DNA. La lunghezza di un solo giro di elica diviso per l'ampiezza della molecola si avvicina a questa proporzione magica. La successione di Fibonacci e la proporzione che ne deriva sono esempi di frattali. E come la struttura delle venature di una foglia riflette quella dei rami dell'albero, un frattale ha la stessa struttura che si ripete su scale diverse. Il frattale implica l'autosimilarità e una struttura di questo tipo può essere ripetuta più volte e poi studiata, utilizzando diverse scale di osservazione. La natura poggia su questa geometria perché i frattali le consentono di creare vaste strutture in modo incredibilmente efficace. È così che la natura riesce a far contenere 96.000 chilometri di vene e arterie nel corpo umano.
e allo stesso modo fa entrare 1,8 metri di bande di DNA in un piccolo nucleo cellulare. In effetti, se si prendesse il DNA di un corpo umano e poi lo si distendesse, arriverebbe a superare la distanza di Plutone, 6,4 miliardi di chilometri.